pensato di fare un piccolo video per spiegare anche visivamente come stare, come camminare sulla musica del tango. La musica del tango è 4 quarti, cioè 4 accenti musicali per ogni battuta, compasso viene chiamato, per ogni compasso. Io ho visivamente indicato i 4 accenti con 4 bicchierini bianchi e ho leggermente distanziato ogni battuta da un'altra, da quella successiva, lasciando un po' di spazio, però questo solo a livello visivo, perché nella musica non c'è una pausa qui o qui, tutti gli accenti musicali si susseguono alla stessa distanza di tempo, solo che io non li ho messi proprio tutti attaccati perché altrimenti è un po' difficile distinguere a vista le diverse battute. Ok? Bene, allora il tango è una musica di 4 quarti, vuol dire che in ogni battuta ci sono 4 accenti. Prima battuta 1, 2, 3 e 4. Seconda battuta 1, 2, 3 e 4. Terza 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Poi un gruppo di battute a seconda della melodia di quel tango forma una frase musicale. Okay. Iniziamo a stare però sui diversi accenti. In questo momento non pensiamo alle frasi musicali, alle pause, al respiro, partiamo dalla base, come si sta sugli accenti. Allora, intanto ascoltiamo il tango. Ho scelto Coqueta della tipica Victor, facile, facile, e vediamo di capire dove sono gli accenti. Iniziamo. 3, 4, 4, ogni battuta si susseguono all'interno delle frasi musicali e
3, 4, posso contare solo il primo, 1, posso contare il primo e il terzo. Perché solo il primo e il terzo? Perché in questo tipo di tempo, 4 quarti, il primo e il terzo sono più forti, diciamo così, rispetto al secondo e al quarto, che poi non è proprio così in tutte le orchestre. Ci sono anche orchestre che li marcano tutti e 4, e ci sono orchestre invece che li fanno sentire molto più forte il primo e il terzo, però in generale il primo e il terzo accento sono un po' più forti. Però che siano più forti o no, ci sono sempre tutti e 4. Ok, la musica cioè va avanti per 4. La musica va e va avanti, sia che il ballerino la balli, sia che non l'ascolti da seduto. I 4 accenti ci sono sempre. Il ballerino però quando appoggia il peso, trasferisce il peso, fa un passo o qualsiasi cosa, dovrebbe farlo sul tempo, cioè decidere cosa fare e farlo sull'accento, giusto? Ci sono tanti modi di combinare. Diciamo che nel tango basicamente si usano questi 3 modi: un tempo semplice, un controtempo, diciamo, o doppio tempo, insomma, come lo si vuole chiamare, e un tempo lento. Cosa significa? Adesso lo vediamo. Questi altri bicchieri indicano dove il ballerino dovrà appoggiare il peso e fare il passo o il cambio del peso. In un tempo semplice, quello che si fa nelle prime lezioni a scuola o comunque all'inizio della lezione per come dire, mettersi un po' in moto, il tempo semplice è caratterizzato dall'appoggio del peso sul primo e sul terzo accento della musica. Bene, questi mi sono avanzati. Questi sono sempre i 4 accenti: 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2. Dove però c'è il bicchiere arancione, lì farò il passo. Quindi, se io ballerino, decido di camminare sul tempo semplice, questa è la sequenza dei miei passi combinati sugli accenti. Camminiamo mettendo il passo sul primo e sul terzo accento di ogni battuta, dove c'è il bicchiere arancione. La musica ci racconta che ci sono sempre 4 accenti, 1, 2, 3, 4. Il passo viene messo però, il cambio del peso viene messo solo sul primo e sul terzo. Cosa succede sul secondo e sul quarto accento? Quello è il momento in cui le gambe passano una vicino all'altra. Quindi metterò il passo sul primo e sul terzo accento e sul secondo e sul quarto, la gamba si troverà in questa posizione. A volte conterò 1 e 3 perché sto contando gli accenti sui quali faccio il passo, e a volte conterò 1, 2, 3, 4 a seconda che stia contando gli accenti della musica. Facciamo passare la prima frase e poi partiamo alla seconda.
faticoso ballare sempre solo sul tempo semplice. E queste variazioni ritmiche sono rappresentate dai passi veloci. Cosa vuol dire i passi veloci? Vuol dire che il ballerino fa dei passi su due accenti vicini. Vedete? In questo momento, tempo semplice, il passo è sempre intervallato da un accento della musica, no? Che abbiamo detto è il 2 o il 4, il momento in cui ha le gambe che passano vicino. Però quando i passi sono veloci il ballerino mette i piedi, quindi cambia il peso, fa il passo, su due accenti vicini. Ad esempio, qui. E ad esempio, qui. Ok. Quindi avremo una situazione di maggioranza di tempo semplice sul primo, terzo, primo e così via, ma avremo un momento in cui il passo verrà fatto anche qui, cioè sul quarto accento della battuta. La stessa cosa si ripete qua. Quindi, se conto gli accenti della musica, gli accenti sono sempre 1, 2, 3, 4, ovviamente non cambiano. Se conto invece dove metto i passi, avremo una situazione in cui faremo 1, 3, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3. Bene, e vediamo questo come si traduce camminando. Possiamo scegliere di fare i passi veloci muovendoci nello spazio, quindi uno dietro l'altro. Possiamo scegliere di fare questi passi veloci con dei cambi di peso sul posto. Non è importante cosa faccio, è importante che quando cambio il peso lo faccio sull'accento giusto. Partiamo sempre dalla seconda frase musicale del brano. In cui si balla, diciamo, più lentamente e dove il ballerino mette il passo soltanto sul primo accento della battuta. Dal punto di vista, come dire, di dove metto il passo è facile, lo metto sull'1. La musica va come sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ma io, ballerino, sono facilitato perché lo metto sull'1 e non ci penso più. 1, 1, 1, 1, 1.
Quindi dal punto di vista dell'orecchio, dal punto di vista di dove metto il passo, è una situazione più facile. Ma dal punto di vista fisico, corporale, è più difficile. È più difficile perché richiede che la gamba libera si muova più lentamente e che il peso venga mantenuto sulla gamba di appoggio per più tempo. Si richiede cioè un maggior lavoro di equilibrio. Ok, quindi questo tipo di movimento dove si cambia il peso o si fa il passo solo sul primo tempo della battuta è in genere utilizzato dal punto di vista interpretativo per musiche melodiche e più lente. Questa musica, Coqueta della Tipica Victor, non è adatta come interpretazione per scegliere questo tipo di movimento, però per studiarlo dal punto di vista ritmico possiamo continuare a usare Coqueta. E quindi adesso lo facciamo. Quindi ricordiamoci 1, 1, 1. Bicchieri arancioni in cui viene mescolato il tempo semplice con il controtempo e il tempo lento. È una possibilità, non è detto insomma, che questo sia adatto per la musica, per la frase che stiamo sentendo, però è per studiare. Quindi vediamo che nella prima battuta abbiamo tempo semplice, cioè il piede, l'appoggio del peso è sul primo e sul terzo. Nella seconda battuta il tempo lento, solo sul primo accento della battuta. Nella terza battuta abbiamo 3 appoggi di peso, quindi qui abbiamo 2 appoggi vicini, in accenti vicini, per cui abbiamo il controtempo e l'ultima battuta di nuovo semplice e si ripete poi uguali. Gli accenti della musica ovviamente, quelli sono sempre uguali, 1, 2, 3, 4, non riguarda, quindi non dipendono da dove metto il peso, e quindi sarà 1, 3, 1, 1, 3, 4, 1, 3, con gli accenti sotto, 1, 3, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 1,